amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna, poi vediamo soprattutto dal punto di vista astrologico e ci addentriamo con i consigli dei nostri oracoli. Cosa aspettarci? Un periodo dove ci sarà uno stato emotivo molto più stabile, possiamo sentirci più razionali, può aumentare il senso della disciplina e dell'ordine, possiamo sfruttare una visione realistica, anche il buonsenso e la concentrazione sugli obiettivi, e quindi visto che i sentimenti saranno un po' più sotto controllo, possiamo adottare delle azioni più calcolate, più mirate, proprio per un periodo di successi, di scoperte e di grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione agli eccessi, nel senso al pragmatismo, quello eccessivo, al sentirci emotivamente più freddi, sensazione di solitudine, indifferenza, egoismo, può aumentare la riservatezza. Non è grave questo e non è grave neanche l'insensibilità, perché magari spesso noi possiamo utilizzarla come meccanismo di difesa, quindi può essere solo apparente. Adesso vediamo cosa vogliono dirci per iniziare questo percorso, dove troviamo la nostra luna crescente, adatta insomma a questo periodo e soprattutto per infonderci motivazione e per farci capire che può esserci un cambiamento positivo, perché parla di colpo di fortuna, di una felice scoperta, di una bella coincidenza o comunque la possibilità di cogliere un evento, diciamo una situazione, una circostanza per fare un piccolo passo, anche se nell'incertezza non ha importanza, però la cosa più importante a volte quando si è in una fase molto delicata, ci sono delle complicazioni, dei blocchi e delle difficoltà, allora fare quel primo passo è importantissimo. È ovvio che il consiglio è sempre in periodi del genere di essere curiosi, di darci la possibilità di avere fiducia in noi stessi, in quello che desideriamo e essere pronti ad agire. Poi troviamo lavoro sulle ombre. Forse c'è un qualcosa che abbiamo un po' trascurato, forse c'è anche un dettaglio. Siccome il messaggio di questa carta è molto particolare perché ci può far capire, che magari c'è un'influenza del passato che ci impedisce di andare avanti, e allora forse è arrivato il momento giusto di scavare in fondo alle cause, alla radice dei problemi che abbiamo nel presente, e forse è proprio lì che possiamo trovare le indicazioni, possiamo trovare maggior chiarezza. Quindi ci sta dicendo di affrontare magari anche le esperienze represse, di liberarsi di vecchi schemi, di guarire le nostre ferite e quindi di avviare la guarigione. Quindi abbiamo sia delle opportunità che possono arrivare a livello fisico, a livello materiale, ma anche abbiamo l'opportunità di migliorare alcuni aspetti che possono essere le nostre ombre, non solo a livello interiore, però anche quelle situazioni che sono abbastanza complesse, che stiamo vivendo e che hanno comunque un'origine. E allora è proprio lì che dobbiamo proprio scavare a fondo. Magari ci sono quelle risposte che stiamo cercando o ci sono quelle indicazioni che possono essere utili. Sognando la luna ci permette di
capire che innanzitutto dobbiamo ascoltare il nostro intuito e che può esserci un messaggio dall'universo. In realtà anche questa lettura è una specie di tramite, di mezzo, proprio per comprendere i messaggi dell'universo, e a maggior ragione questa carta vi sta dicendo di prestare attenzione non solo a queste letture, ai sogni, a osservare i segni, i simboli, i messaggi intorno a voi. Quindi, siccome è abbastanza generico come messaggio, vuol dire che c'è quel tipo di messaggio adatto a voi, strettamente personale, che non può arrivare ovviamente da una lettura generica, perché ognuno avrà il proprio messaggio, e quindi c'è questo consiglio proprio di mettersi nelle condizioni di favorire queste visioni, questi messaggi intorno a voi. Vediamo invece quali messaggi, in un certo senso a livello generico, possono aiutarvi a rintracciare delle cose importanti, e lo facciamo adesso con l'oracolo dello sciamano. Allora, come primo messaggio, in realtà parlando di questo abbiamo già visto dei messaggi che possono essere importanti e un filo comune un po' per tutti quanti sul lavoro, del lavoro sulle ombre, di favorire comunque la crescita. In questo caso abbiamo il vento domato che ci parla di purificazione, di rinnovamento energetico, che ci può liberare da negatività e magari creare quello spazio sia interiore che esteriore, e di dare rispetto a noi stessi, al nostro percorso, di cercare di andare a colmare quelle divergenze, di metterci in ascolto. È come se la realtà di alcune cose che state vivendo fosse un po' frammentata e può portarvi un po' di instabilità e di confusione, e quindi proprio per questo la carta ci sta dicendo che abbiamo bisogno di rinnovare le nostre energie per metterci in una condizione di maggior chiarezza, oltre che di benessere. Il mondo di mezzo è un altro messaggio importante, perché lo dice proprio il nome stesso della carta, ci indica quella fase dove si possono intrecciare scelte, prove, dove magari si attivano delle esperienze abbastanza dinamiche e dove le nostre azioni saranno determinanti, perché andranno ad influenzare il nostro futuro. Quindi ci pone un punto fondamentale, e che questo è il momento di fare ordine, di cogliere al massimo per alcune cose di noi e di mettere in luce le nostre risorse. Non solo queste, però anche le nostre vulnerabilità, perché abbiamo capito che è il momento giusto per purificarsi e per andare a guarirle definitivamente. E poi soprattutto dobbiamo fare attenzione anche ad alcune distrazioni, ad alcune cose che ci allontanano da questo percorso. Quindi come vedete, diciamo, può sembrare, diciamo, una lettura abbastanza complessa, abbastanza difficile per certi aspetti, ma secondo me vuol dire che ci stiamo portando dietro alcune cose che in realtà dovevamo già lasciare, avevamo avuto forse già l'opportunità di guarire, di risolvere, però sappiamo benissimo che alcune cose non dipendono esclusivamente da noi, e allora eccoci un'altra occasione, eccoci altre opportunità proprio per farlo, ma questo per abbracciare benessere, abbracciare successo, abbracciare un qualcosa di bello che ci sta aspettando. E la terra appunto ci parla di nutrimento, di radicamento, di connessione a noi, al nostro corpo, di onorare noi stessi, di aver rispetto
rispetto e fiducia di noi, far sì che dobbiamo essere anche rispettati dagli altri, questo sempre, e quindi di, creare una specie di legame, con gli altri, col mondo, e proprio per arrivare all'abbondanza, per arrivare al benessere, che stiamo proprio cercando e desiderando. Però il nostro punto di partenza è nella cura, nel nostro presente, ora, nel qui e ora, nel quotidiano. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!